Benvenuti o bentornati nel canale YouTube di Magnetismo, il vostro coltellino svizzero nel XXI secolo. In questa nuova puntata continuiamo il nostro podcast sulla salute. Nello specifico andiamo a parlare di una patologia che è già patologia di per sé a sé stante, ma come abbiamo visto nelle puntate precedenti è anche una causa di altre patologie come le patologie cardiache e l'obesità. Quindi andiamo un po' a vedere che cos'è il diabete, le tipologie, le cause e i vari sintomi per riuscire a capire come farselo diagnosticare in tempo e riuscire quindi a salvarsi innanzitutto la vita e a prendere atto della patologia che si potrebbe effettivamente avere. Infatti il diabete è una malattia cronica caratterizzata da iperglicemia, ossia livelli elevati di glucosio, ossia di zuccheri nel sangue, dovuti a una produzione insufficiente o un uso inefficace dell'insulina, l'ormone che regola appunto il glucosio. Il problema principale del diabete è che è una malattia cronica e infatti una volta che si contrae il diabete ce lo si porta fino alla morte. Perché il diabete non si può curare, si può soltanto trattare, nel senso che non è come l'influenza che ci si ammala, si sta male per un certo periodo di tempo, ma dopo che si è sconfitti l'influenza torniamo esattamente nelle stesse condizioni di salute che eravamo all'inizio. Nel diabete questo non succede, quindi una volta che si contrae il diabete non si può più tornare indietro. È quindi una malattia cronica e molto invalidante proprio perché ci costringe a tenerla sotto controllo per tutta quanta la vita. E infatti il diabete è molto insidioso e molto problematico proprio per questo motivo, ma ne parleremo meglio nel corso della puntata di oggi. Quali sono le tipologie e le cause di diabete? Tra le tipologie principali abbiamo il diabete di tipo 1, quello di tipo 2 e altri tipi come ad esempio il diabete gestionale o il prediabete. Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario va a distruggere le cellule pancreatiche che producono l'insulina. Generalmente esordisce in età infantile o adolescenziale, non è prevedibile e richiede la somministrazione quotidiana di insulina. Poi c'è il diabete di tipo 2, quello che solitamente viene definito alimentare ed è quello più comune, quello che riguarda oltre il 95% dei casi. È caratterizzato da una resistenza insulinica e da una produzione inadeguata dell'ormone. Che cosa significa? Che il nostro corpo produce l'insulina, ma le nostre cellule non riescono più ad utilizzarla per metabolizzare, ossia per assorbire il glucosio, che quindi continua a rimanere nel sangue, andando a causare notevoli problemi perché il glucosio non è fatto, cioè non il glucosio, il sangue non è fatto per contenere glucosio all'infinito. Il glucosio dovrebbe entrare nel sangue solo per
piccoli periodi di tempo, giusto il tempo di transitare dal sangue alle cellule stop. Infatti il diabete di tipo 2 è causato principalmente da obesità, sedentarietà, dieta scorretta e predisposizione genetica. Poi ci sono le altre tipologie di diabete, come quello gestionale che si ha durante la gravidanza e aumenta il rischio futuro di sviluppare il diabete di tipo 2. Poi c'è il prediabete in cui si ha glicemia elevata ma non ancora diabetica e richiede un controllo per prevenire l'evoluzione. Quali sono i sintomi del diabete? Quelli più comuni sono la sete intensa, la poliuria, ossia la minzione, fare l'urina frequentemente, perdita di peso involontaria, stanchezza e visione offuscata. Poi abbiamo il diabete di tipo 1 che esordisce generalmente in modo rapido e come effetti principali ha la possibile chetoacidosi, ossia un aumento dell'acidità a livello del sangue, quindi lentamente a livello sistemico di tutto quanto il corpo, che causa nausea, vomito, dolori addominali e coma diabetico se non trattato. Dopo che si entra in coma diabetico si arriva alla morte. Se non è trattato e quindi se si rimane in coma diabetico per un certo tot di tempo. Poi abbiamo il diabete di tipo 2 che è più insidioso in quanto ha sintomi più lievi, spesso presenti da anni prima della diagnosi. Quali sono le complicanze e gli effetti a breve e lungo termine? Nel caso del diabete di tipo 1 abbiamo la chetoacidosi diabetica, ossia una grave acidosi metabolica. Poi abbiamo il coma iperglicemico o ipoglicemico. Infatti si può perdere conoscenza per livelli di glicemia estremi, che possono essere sia estremamente alti che estremamente bassi. E quindi in questo caso il nostro corpo ovviamente non riesce più a regolare i livelli di zucchero nel sangue e quindi siamo noi che dobbiamo farci l'insulina. Se però ce ne facciamo troppa rischiamo di andare in ipoglicemia, quindi rischiamo che la quantità di zucchero nel sangue vada al di sotto dei valori minimi vitali e quindi rischiamo di andare in coma perché abbiamo troppo poco zucchero o rischiamo di andare in coma perché ne abbiamo troppo. Quali sono le problematiche croniche del diabete? Abbiamo a livello macrovascolare l'infarto, l'ictus, l'arteriosclerosi, il piede diabetico e le possibili amputazioni, se ovviamente il diabete non è trattato. Infatti il problema principale, come vi dicevo all'inizio, del diabete è proprio il fatto che, essendo una malattia cronica, va trattata, ossia va tenuta sotto controllo per tutta quanta la vita e dovendo essere tenuta sempre sotto controllo ci possono essere dei momenti in cui non si riesce a controllare tutta la patologia e quindi lì si possono andare a innescare i primi danni che se ripetuti nel tempo possono essere fatali. Poi ci sono i fenomeni microvascolari, ossia la retinopatia, la cecità,
la nefropatia come l'insufficienza renale o la dialisi, la neuropatia periferica e autonomica come i formicolii, il dolore e le disfunzioni vegetative. Poi abbiamo altre complicanze come il piede diabetico con ulcere e infezioni, perché nei pazienti che soffrono di diabete hanno molti più problemi a rimarginare le ferite, quindi se si tagliano possono metterci diversi giorni, se non settimane, per rimarginare le ferite, proprio perché tutto il sistema non solo metabolico ma anche immunitario è gravemente compromesso, e quindi il paziente diabetico è anche un paziente fragile che quindi ha bisogno di ancora più attenzione. Poi abbiamo i problemi oculari aggiuntivi come la cataratta e il glaucoma, le malattie gengivali come le parodontiti con impatto sul rischio cardiorenale. Infatti c'è una forte correlazione tra le patologie odontoiatriche, quindi tutte quelle che riguardano i denti, come carie, parodontiti, eccetera, eccetera, nei pazienti diabetici, che sono correlate a un aumento di infarti e comunque di infiammazioni cardiache. Quindi se si è un paziente diabetico o se si conosce un paziente diabetico è bene che tenga la sua igiene orale molto elevata, faccia controlli odontoiatrici periodici, tenga sotto controllo la propria glicemia costantemente, e se lo si può aiutare è meglio, perché è comunque un problema molto grande, come il problema dell'aumentato rischio di infezioni e la difficoltà di immaginare le ferite. Quindi se si è un paziente diabetico o se lo si conosce, è sempre buona norma evitare di fare lavori troppo manuali o comunque fare lavori che ci possano far ferire, perché in quel caso un paziente diabetico è soggetto sia a più rischi che ha più difficoltà di guarigione rispetto a una persona sana. Poi ci sono infine i dati e l'impatto globale del diabete, che non è una patologia di secondo ordine. Infatti nel 2022 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilevato che ci sono circa 830 milioni di persone che vivono con il diabete, e questo dato è quadruplicato dal 1990. Basti pensare che 830 milioni di persone è all'incirca il triplo, quasi il triplo della popolazione americana, che è di all'incirca 300 milioni di persone, ed è più di 10 volte della popolazione italiana, che è di 60 milioni. È come se ogni italiano avesse il diabete e 10 suoi conoscenti avessero il diabete. 10 suoi conoscenti che ovviamente non sarebbero cittadini italiani, perché altrimenti non saremmo più di 60 milioni. Questo è un piccolo esempio. Poi ci sono altri dati interessanti
che la causa principale della mortalità diabetica comprende l'infarto, l'ictus, le malattie renali, con oltre 2 milioni di decessi nel 2021. Molti casi, oltre il 50%, non ricevono trattamento, soprattutto nei paesi con basso e medio reddito. Qui ecco, mi è venuto in mente un altro spunto, una riflessione diciamo interessante, che i pazienti affetti da diabete spesso non muoiono di diabete, ma muoiono per patologie associate al diabete, perché il diabete favorisce tutte le patologie cardiovascolari come appunto l'infarto, l'ictus e poi va a danneggiare, a limitare molto anche la salute dei reni. Per questo il diabete è molto problematico, perché oltre ad essere cronico, oltre a poter morire solo ed esclusivamente di diabete, il diabete stesso può portare a sviluppare tante altre patologie, purtroppo. Poi abbiamo la prevenzione e la gestione. Nel caso del diabete di tipo 2, ossia di quello alimentare, si può fare qualcosa, come ad esempio il controllo del peso, l'esercizio fisico costante, una dieta equilibrata e una riduzione totale, quindi una smessa di fumare. Poi ci sono tutte le diagnosi precoci tramite esami di routine per valutare danni agli organi vitali, che sono esami molto importanti che vanno fatti. Poi c'è la gestione quotidiana, quindi la dieta controllata, il monitoraggio glicemico, i farmaci, principalmente l'insulina, e il controllo sia dell'ipertensione che del colesterolo, perché come abbiamo detto il diabete poi causa tante altre patologie. Poi in ultimo ma non per importanza gli screening regolari, ossia i controlli regolari che devono essere fatti ad esempio a occhi, reni, piedi, neuro, quindi controllare tutte quante le funzioni neurologiche, perché infatti i pazienti diabetici possono avere ictus che vanno a compromettere molto la salute cerebrale, la pressione arteriosa e gli esami dentali, come abbiamo detto in precedenza. Ho fatto anche qui una piccola tabellina riepilogativa che spero possa esservi utile. Benissimo ragazzi, per questa puntata è tutto, noi vi ringraziamo, vi ricordiamo che se vi piacciono i nostri video e ci volete supportare lo potete fare iscrivendovi al canale e mettendo un mi piace. E inoltre vi ricordiamo che potete sempre consigliare il canale ad amici e parenti, perché la salute è molto importante e riguarda tutti quanti. Noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ciao!